Dzień dobry. Buongiorno dunque, dall'Italia mi è stato chiesto di raccontare in breve il modo in cui questo paese sta vivendo la crisi del Covid. Beh, è presto detto, nel senso, come sapete, l'Italia è stata colpita di fatto prima tra i paesi europei ed è stato colpito in particolare proprio la zona in cui abito, in cui lavoro, cioè la regione Lombardia, l'area più attiva sul fronte economico, imprenditoriale, ma anche con una presenza turistica importante. Dunque Milano e poi il Veneto, il Piemonte e così via. Tutto questo accadeva a fine gennaio. Da fine gennaio ad oggi ovviamente ci sono stati sviluppi, ci sono stati picchi davvero drammatici e poi progressivamente, per fortuna, in questi ultimi giorni registriamo quella che viene indicata come la fase declinante della curva, tanto dei contagi, delle emergenze. Difficile sintetizzare questo periodo. È chiaro che quello che è opportuno segnalare oggi è una gran voglia di ripartenza. Innanzitutto, l'Italia non è un paese chiuso e serrato in casa come alcuni potrebbero pensare. Proprio qui intorno a noi, nel centro di Milano, i negozi riaprono, hanno riaperto ristoranti e bar, ma attenzione, lo hanno fatto in una modalità nuova, per cui di fatto si può portare via il cibo, si può stare sulla soglia del bar, magari con i tavolini all'esterno, grazie, come dire, a una consolidata tradizione italiana. Insomma, vorrei essere chiaro su questo punto. La vita è ripresa e come, ma nello stesso tempo è diversa da quella che era prima appunto dell'esplosione della pandemia, diciamo all'inizio dell'anno. È un paese che sta cercando di adattarsi, è un paese in cui le attività, soprattutto quelle delle grosse industrie, sono riprese a pieno, all'interno di protocolli molto rigorosi che naturalmente hanno al centro la possibilità della sicurezza. Sia ben chiaro, la pandemia non è svanita dal nostro quotidiano, esistono dunque quotidianamente dei bollettini che riguardano i nuovi infetti, le malattie, purtroppo le morti. Questo è un paese che ha, come dire, subito in maniera importante appunto l'effetto più drammatico della pandemia. Nello stesso tempo è anche un paese che ha dei record di longevità impressionanti, cioè l'Italia è insieme al Giappone il paese che statisticamente assicura un'aspettativa di vita molto lunga, soprattutto le donne, che sono davvero le campionesse di longevità. Questo naturalmente ha delle implicazioni in un virus, in una pandemia che sappiamo colpire in maniera specifica, in maniera particolarmente drammatica, gli anziani. Insomma, ripeto, non è semplice raccontare quello che è accaduto negli ultimi 3 mesi e tantomeno quello che accadrà in poche battute. Di certo vi posso dire che qui stiamo vivendo la fase della ripartenza, c'è una gran voglia di uscire, ovviamente. Abbiamo riconquistato i nostri giardini, i nostri parchi, pian piano i luoghi di lavoro e tutto questo con le modalità nuove, distanziamento, protezione, le mascherine che in questo momento non ho perché sto parlando a distanza e ad una macchina, ma che abbiamo nella vita quotidiana. Altro grande interrogativo per il prossimo futuro è quello che riguarda il turismo. Sappiamo che l'Italia è un paese in cui 5 milioni di persone lavorano nel settore turistico. Oltre il 50%, il 53% a essere precisi, del valore complessivo del turismo è dato dal turismo straniero. Insomma, potete immaginarvi come sia inconcepibile l'idea di un paese chiuso. Per questo ci vorrà pazienza, ci vorranno delle procedure di rassicurazione, di intervento su tutto quello che sono i possibili punti di rischio in cui turisti, ma lavoratori in genere, hanno e avranno a che fare. Insomma, è chiaro che non ci attendiamo un ritorno immediato al passato, ma siamo ottimisti e convinti che in un futuro prossimo le cose miglioreranno ancora e pian piano ci abitueremo a questo strano mondo nuovo.